La relazione tra ciò che mangiamo e i movimenti che svolgiamo quotidianamente è fondamentale per la nostra salute e il nostro benessere fisico. Ogni alimento che introduciamo nel nostro corpo fornisce energia e sostanze nutritive che influenzano direttamente la nostra capacità di muoverci e di svolgere le attività quotidiane. Quando segui una dieta equilibrata e nutriente, forniamo al nostro corpo le risorse necessarie per sostenere i nostri movimenti e le nostre funzioni vitali. Alimenti ricchi di nutrienti come proteine, carboidrati complessi, grassi sani, vitamine e minerali ci forniscono l'energia e la forza necessaria per affrontare le sfide quotidiane e mantenere un corretto funzionamento muscolare e articolare. D'altra parte, una cattiva alimentazione, caratterizzata da cibi ad alto contenuto di grassi saturi, zuccheri aggiunti e alimenti trasformati, può avere un impatto negativo sui nostri movimenti e sulla nostra salute fisica. L'eccesso di grassi saturi e zuccheri può portare a un aumento di peso, a una diminuzione dell'energia e a una maggiore predisposizione a condizioni come l'obesità, il diabete e le malattie cardiache. Inoltre, la sedentarietà o i movimenti disfunzionali ripetuti possono aggravare gli effetti negativi di una cattiva alimentazione. La mancanza di attività fisica e i movimenti scorretti possono portare a una perdita di forza muscolare, flessibilità e coordinazione, aumentando il rischio di infortuni e compromettendo la nostra capacità di svolgere le attività quotidiane in modo efficiente e senza dolore. Quando combiniamo una cattiva alimentazione con la sedentarietà o con dei movimenti disfunzionali ripetuti, creiamo un ciclo vizioso che può portare a una diminuzione della qualità della vita e a un aumento del rischio di sviluppare problemi di salute cronici nel lungo termine. È quindi essenziale prendersi cura del nostro corpo fornendogli una dieta equilibrata e adottando uno stile di vita attivo e sano. Scegliere alimenti nutrienti e muoversi regolarmente ci aiuta a mantenere una buona salute muscolare e articolare, migliorare la nostra resistenza e vitalità e prevenire le malattie legate allo stile di vita. Ricordiamoci sempre che il nostro corpo è il nostro tempio e ciò che mettiamo dentro di esso e come lo usiamo influenzerà direttamente la nostra qualità di vita e il nostro benessere generale. Quando parliamo di dipendenze, la caffeina e il tabacco sono tra le sostanze più comuni che molte persone consumano regolarmente. Ma cosa accade al nostro corpo quando sviluppiamo una dipendenza da queste sostanze? Iniziamo con la caffeina. Questa sostanza, presente nel caffè, nel tè, nelle bevande energetiche e in altri alimenti e bevande, è nota per i suoi effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale. Quando consumiamo caffeina, questa agisce bloccando l'adenosina, un neurotrasmettitore, che promuove il sonno e il rilassamento. Di conseguenza ci sentiamo più svegli, concentrati e energici. Tuttavia, l'assunzione regolare di caffeina può portare a una dipendenza. Il nostro corpo si abitua alla presenza costante di caffeina e può richiedere dosi sempre maggiori per ottenere gli stessi effetti. Inoltre, la cessazione improvvisa dell'assunzione di caffeina può causare sintomi di astinenza come mal di testa, affaticamento e irritabilità. Passando al tabacco, gli effetti sulla dipendenza sono ancora più gravi. La nicotina, il principio attivo presente nei prodotti del tabacco, agisce sul sistema nervoso centrale producendo una sensazione di piacere e benessere. Tuttavia, la nicotina è anche estremamente dipendenza. Il suo effetto sul cervello può portare alla dipendenza fisica e psicologica. Quando si sviluppa una dipendenza dal tabacco, è importante essere consapevoli dei rischi associati a queste sostanze e cercare aiuto se siamo incapaci di gestire la dipendenza da soli. Smettere di fumare o ridurre il consumo di caffeina può richiedere impegno e supporto, ma i benefici per la salute a lungo termine ne valgono sicuramente la pena. La dipendenza da caffeina e tabacco può avere effetti significativi sul nostro sistema motorio e sulla nostra capacità di muoverci. Iniziamo con la caffeina. Quando consumiamo caffeina in eccesso, il nostro sistema nervoso centrale viene stimolato, aumentando la nostra attività e la nostra vigilanza. Questo può portare a un aumento del tono muscolare e a una maggiore sensibilità nei movimenti. Tuttavia, l'effetto stimolante
della caffeina può anche essere associato a un aumento dell'ansia e della tensione muscolare, che può compromettere la nostra coordinazione e la nostra capacità di eseguire movimenti precisi e controllati. Inoltre l'assunzione eccessiva di caffeina può interferire con il sonno e la riparazione muscolare durante il riposo, influenzando negativamente le prestazioni motorie durante il giorno. Per quanto riguarda il tabacco, gli effetti sulla capacità motoria possono essere ancora più gravi. La nicotina, il principio attivo presente nei prodotti del tabacco, agisce sul sistema nervoso centrale, influenzando la trasmissione dei segnali nervosi e la funzione muscolare. La dipendenza da nicotina può portare a una serie di problemi motori, tra cui tremori, contrazioni muscolari involontarie e difficoltà di coordinazione. Inoltre, il fumo può danneggiare i polmoni e ridurre la capacità di respirare, influenzando direttamente la nostra resistenza e la nostra capacità di svolgere attività fisica. Questo può portare a una diminuzione della forza muscolare e della resistenza, compromettendo ulteriormente la nostra capacità di muoverci e di eseguire le attività quotidiane in modo efficace e senza dolore. In sintesi, sia la dipendenza da caffeina che da tabacco possono avere effetti negativi sul nostro sistema motorio e sulla nostra capacità di muoverci. Ridurre il consumo di caffeina e smettere di fumare possono aiutare a migliorare la nostra salute muscolare e articolare. Una cattiva postura può influenzare il nostro modo di alimentarci? In diversi modi. Ecco alcuni esempi di come ciò possa accadere. Digestione compromessa, una postura scorretta come ad esempio essere seduti con le spalle curve in avanti o la testa inclinata verso il basso mentre si mangia, può compromettere la digestione. Questa posizione può causare una compressione negli organi interni come lo stomaco e l'intestino, ostacolando il corretto flusso dei succhi digestivi e rallentando il processo di digestione dei cibi. Ciò può portare a problemi gastrointestinali come reflusso acido, gonfiore e indigestione. Assunzione eccessiva di cibo. Una postura scorretta può influenzare la nostra percezione del cibo e portarci a consumare più cibo del necessario. Ad esempio, se si mangia mentre si è sdraiati sul divano o piegati su una scrivania, si può avere la tendenza a mangiare in modo più distratto e meno consapevole dei segnali di sazietà del corpo. Questo può portare a un'eccessiva assunzione di cibo e al conseguente aumento di peso. Scelte alimentari poco salutari. Una postura scorretta può influenzare anche le nostre scelte alimentari. Le persone che hanno una postura curva o dolorosa possono essere più inclini a cercare conforto nei cibi ad alto contenuto di grassi e zuccheri, poiché possono percepire temporaneamente un sollievo dal disagio fisico. Questo può portare a un aumento del consumo di cibi non salutari e alla rinuncia a scelte alimentari più sane e nutrienti. Riduzione dell'assorbimento dei nutrienti. Una postura scorretta può anche influenzare l'assorbimento dei nutrienti dai cibi che mangiamo. Ad esempio, una postura curva può compromettere la capacità dei nostri organi interni di assorbire correttamente i nutrienti essenziali dai cibi, portando a carenze nutritive anche se si segue una dieta equilibrata. In conclusione, una postura scorretta può avere un impatto significativo sul nostro modo di alimentarci, influenzando la digestione, le scelte alimentari e l'assorbimento dei nutrienti. Mantenere una postura corretta durante i pasti può contribuire a migliorare la salute digestiva, favorire scelte alimentari più consapevoli e garantire un adeguato assorbimento dei nutrienti essenziali. Se nelle precedenti settimane hai applicato le strategie che abbiamo visto nella puntata 1 e 2, allora sei pronto per aggiungere altre 2 tecniche al tuo arsenale. La prima riguarda il momento della pausa caffè. Ogni volta che vai a fare pausa caffè, prenditi del tempo mentre la barista ti prepara il caffè. Rilassa gli occhi e concentrati esclusivamente sul tuo respiro. Rimani presente alla sensazione dell'aria che entra dalle narici ed esce dalla bocca. Con un po' di pratica riuscirai a farlo anche mentre conversi, senza che nessuno se ne accorga. Una volta che il caffè è arrivato, non avere fretta, rimani rallentato. Avvicina la tazza di caffè al mento e prendi 20 secondi per sentirne l'odore. Poi applica la regola del half good, che ti impone di lasciare la tazzina di caffè a metà. Sperando che tu stia ancora applicando la regola del on-off dello zucchero,
o perlomeno averlo ridotto, riponi la tazzina e prova a dedicare ancora qualche secondo a percepire la tua bocca e le sensazioni che provi. Ora puoi tornare a lavoro. Ma voglio regalarti un extra. Per i più audaci, c'è la possibilità di applicare i seguenti esercizi per 3 minuti al mattino e 3 minuti alla sera. Grazie a te per avermi seguito in questa puntata, è stato un piacere condividere questo tempo insieme, non vedo l'ora di continuare questa avventura nelle prossime puntate, quindi ti aspetto con fermento per esplorare insieme nuovi argomenti e approfondire le nostre conoscenze. Ancora non l'hai fatto, ti invito caldamente ad iscriverti al mio canale per non perderti nessun aggiornamento. Sarà un modo per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità e per continuare questo viaggio insieme. E non dimenticare di lasciarmi un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensi di questa puntata. Le tue opinioni sono importanti per me e mi aiutano a migliorare continuamente. Per ora ti saluto con un sincero Assalamu alaikum e ti auguro un buon proseguimento nel tuo viaggio di crescita personale e di esplorazione del mindset, che sia ricco di scoperte e soddisfazioni. Grazie ancora.